E allora eccoci di nuovo qui in diretta insieme a voi e insieme alla nostra ospite do il benvenuto a Eva. Benvenuta Eva, buonasera. Grazie, ciao. Il titolo di questa serata, di questa live è Storie periodiche e allora noi questa sera entreremo in un mondo particolare che ovviamente non abbiamo mai incrociato nelle nostre live, perché andiamo a parlare di chimica. E allora so già che vi starete chiedendo: ma cosa c'entra la chimica su un canale di storia? C'entra e Sì. come, perché c'entra e come, perché la nostra ospite Eva è una chimica innanzitutto, vero Eva? È una grande divulgatrice perché, sicuramente la conoscete in tanti e ha un canale bellissimo, si chiama, Chimica in pillole, che potete trovare su Instagram, su YouTube, insomma su i i social più importanti insomma. Ehm da chimica però, racconta tantissime storie dove è vero che, diciamo la protagonista rimane comunque la chimica, ma va a, intersecarsi un po' anche con la storia. Giusto Eva? Sì, dai, diciamo che io sono una storica mancata. Io avrei voluto fare quello, quindi ho fatto il Sì. liceo classico e poi ho preso altre vie dopo. Allora a 'sto punto mi verrebbe proprio da chiederti: ma ti piace di più la storia o la chimica? Una domanda Entrambi, difficile. entrambi. Però penso che la storia sia uno strumento valido, molto valido, un po' inusuale per raccontare la chimica, Mh. perché ci sono tantissime cose della chimica che noi, boh, non sappiamo. Proprio dico noi come chimici, studenti di chimica o quant'altro che hanno fatto la facoltà di chimica, ecco. Capire la storia che c'è dietro, capire un po' quello che è successo, ti aiuta anche a mettere in una certa ottica le scoperte che sono state fatte e comprenderle meglio. Mh. Allora noi stasera racconteremo 5 storie. 5 storie, dove naturalmente, come abbiamo detto prima, la chimica è la protagonista, ma in queste 5 storie ritroverete alcuni personaggi che conoscete un po' tutti. Ora, queste 5 storie le siamo andati a prendere da questo libro qua, che è il libro di Eva Munter. Vedete qui, Storie periodiche, racconti e curiosità dietro gli elementi chimici, un libro anche bello voluminoso che ce l'ho qui in mano naturalmente, scritto, da Eva per Apogeo. E cosa ha fatto Eva? Una roba da pazzi proprio, perché penso che sia stata l'unica volta che, sia stata fatta qualcosa del genere. Cioè Eva ha preso ogni elemento della tavola periodica, quindi sono 181 pe 18. 18? Sì, però, sono 118 scusami, storie, ognuna delle quali, collegata ad un elemento della tavola periodica, un elemento chimico, giusto? Magari raccontaci un po' tu come è nata quest'idea, come è nato questo libro. Allora, diciamo che non è niente di nuovo se preso così, perché ci sono tantissimi libri che raccontano le storie degli elementi della tavola periodica, diciamo che è uno dei temi più gettonati. Però Mh. quello che ho voluto fare è dare pari dignità a tutti gli elementi, quindi a prendere anche i negletti, quelli che nessuno conosce, quelli che nessuno sa neanche a cosa servono, e appunto raccontare 3 storie per ogni elemento. Credo non sia mai stato fatto, proprio perché, come vedi, è uscito un mattonazzo. Sono tipo 520 pagine di libro. Ehm, Ci sono vari altri libri che parlano di storie della tavola periodica. Uno, il più importante per me, è stato appunto Primo Levi, Sistema periodico. Mh. Ehm, e poi anche lì, cioè che ci sono altri vari libri che prendono diversi elementi e io invece ho provato a prenderli tutti quanti.
Cioè io penso che una delle difficoltà forse sarà stata proprio quella, no, trovare una storia anche per degli elementi magari meno conosciuti, cioè meno noti forse, no? C'è una famiglia di elementi che sono i lantanidi, che sono più o meno tutti uguali, tanto che vabbè, proprio nella storia c'hanno messo un secolo a capire quanti fossero in totale, perché non sono simili, tutti uguali, grigi argentei, più o meno con lo stesso punto di fusione, più o meno fanno le stesse cose e quindi ci abbiamo messo un secolo letteralmente a capire come separarli in modo da non impazzire. Beh, allora io premesso che sono una capra in chimica perché anch'io ho fatto il liceo classico, quindi lungi da me tutte le materie, ehm, tipo matematica, chimica, fisica, le odiavo quasi tutte. Però, ho deciso comunque di invitare Eva in una delle nostre live proprio perché queste storie che lei ha raccontato e che comunque racconta tutt'oggi, no, anche sui suoi canali social, sono davvero curiose, son davvero coinvolgenti, no, e quindi valeva la pena senz'altro invitarla e farcene raccontare qualcuna, così anche in diretta. Io inizialmente anzi le avevo detto: "Dimmi le 5 storie che ti piacciono di più. Fai una top 5 delle storie che hai raccontato, no, Comunque nel sono libro". pochi. 5 son 5 sono poche immagino. pochi. Effettivamente essendo poi di 118 storie, insomma, diventa complicato veramente andare a pescare 5 più belle. Però in realtà mi ha, tirato fuori 5 storie davvero curiose, davvero molto belle e, tra l'altro alcune di queste hanno, dei personaggi conosciutissimi che conoscete tutti, e quindi adesso tra un pochino ce le facciamo raccontare una alla volta. Ora, io partirei con l'oro. Adesso la settimana scorsa abbiamo fatto una live dove abbiamo parlato di geopolitica, quindi anche di materie prime, e tra l'altro abbiamo parlato anche dell'oro, ma da un altro punto di vista. Oggi però, lo affrontiamo, da un altro punto di vista ancora, perché il protagonista di questa storia sarà Newton. E cosa c'entra Newton con l'elemento chimico oro? Allora, Prego. intanto diciamo che Newton ha fatto buona parte delle sue scoperte quando aveva prima dei 30 anni sicuramente, quindi ad un certo punto era una delle persone più importanti d'Inghilterra e gli hanno dato titolo quasi onorario per gestire la zecca di Stato praticamente, l'hanno nominato direttore della zecca di Stato. Solo che lui non poteva fare le cose a caso, ovviamente. Lui voleva fare le cose il meglio possibile e quindi ha detto: "Okay, io, mi sono accorto che c'è un gravissimo problema di persone che falsificano le monete e quindi voglio risolverlo". E lui effettivamente, in modo molto tignoso, si è messo lì a risolverlo, sia inventando, dei metodi anticontraffazione che utilizziamo ancora oggi, che sono ad esempio le zigrinature delle monete. Mh. Quelle le ha inventate lui per evitare che le persone tra virgolette "ritagliassero" i bordi delle monete e si rubassero un pochettino d'oro, un po' d'argento, perché ai tempi le monete erano effettivamente fatte d'oro, d'argento. E poi si è messo proprio personalmente a dare la caccia a questi falsari, andando proprio nei bassi-fondi con camuffamenti e quant'altro a prenderli di Mh. persona. E c'era uno di questi che gli sfuggiva di continuo, si chiamava William Challoner, che era questa specie di cioè era partito proprio a fare le piccole truffe che erano diventate sempre più grandi. Questo qui inizialmente per campare si camuffava da medico e vendeva finte. Sembra Provo a prendermi, il film di Caprio, non so se l'hai visto. Tipo sì. Questo Anche lui si inizialmente vendeva camuffava da tipo da medico, da pilota, sì. quindi E questo vendeva queste, finte medicine come cura per il cancro, vendeva anche, sex toys di ah. bassifondi, sì,
E poi si è trovato a fare una piccola fortuna falsificando monete, era diventato bravissimo a falsificare sia banconote che biglietti della lotteria e aveva fatto veramente una fortuna con questo, tanto che lui si era comprato una villa piuttosto importante e si era ripulito il nome e Newton non riusciva a incastrarlo in nessun modo. E questo era così abile in quello che faceva nei suoi inganni, che era riuscito a farsi assumere alla Zecca di Stato come consulente. In realtà lui utilizzava questo suo ingresso proprio per falsificare ancora meglio le cose. Uguale Finché proprio. sì, finché alla fine, Newton è riuscito a farlo incriminare, è riuscito a per anni ha raccolto prove contro di lui, ha costruito un caso, è andato a interrogare gente nei bassifondi, è andato veramente a prendere il fratellastro per avere dei testimoni e quant'altro, finché è riuscito a farlo arrestare e farlo impiccare. Lui dalla prigione Challoner gli ha scritto diverse lettere di supplica dicendo: "Signore, mi uccideranno, mi assassineranno, io non ho fatto nulla". Ma alla fine lui pare che Newton non abbia mai risposto. Ecco, quindi era pure un cattivone Newton, insomma, senza cuore. Dicono che sia morto tipo al freddo, sporco e crudelmente sobrio. Beh, insomma, quest'aspetto di Newton anche come esperto contro i falsari o come detective, insomma, è una bella Io continuo a notizia, dire insomma. che uscirebbe una bellissima serie Netflix, altro che Ma, cioè secondo me il film l'hanno cioè, qualcuno la conosceva 'sta storia, cioè non mi capacito che ci siano così tanti magari punti in comune anche, no, rispetto al film intendo. Quello ma provo a prendermi che dicevo. quello Beh, no, insomma non credo perché cioè qui eran vabbè, una cosa tempi diversi, quindi magari sì, sì. sì, sì. Ambientato ovviamente in tempi diversi e poi magari è stato fatto un No, perché prova a rifacimento. prendermi, pare che si ispiri a una storia di un appunto una storia vera che è successa, Mh. cioè dicono una Sì, sì, storia sì. vera. No, no, lo dicono infatti alla fine mi pare che c'è proprio scritto, cioè verso i titoli di coda c'è quello che è poi il falsario reale, faceva poi realmente, cioè nel senso che collaborava con Però Civiali nella stavo leggendo, credo l'anno scorso, che pare sia tutto inventato, cioè che lui si sia ottimo. inventato questa storiella, che poi ha Mh. fatto il film e quant'altro, ma che anche questa sia una delle sue truffe, probabilmente un'ulteriore truffa. Ottimo. Allora, io intanto chiedo scusa agli amici di TikTok perché mi hanno detto: allora non ci saluti?" Giustamente, perché Claudio mi sta scrivendo su TikTok. Beh, ha salutato tutti, potevi salutare anche qui, giustamente. Bravo Claudio, scusate. Io solo che ho 1000 cose aperte, non riesco a vedere tutti i commenti. Allora, adesso procediamo con la seconda storia e l'elemento chimico, protagonista di questa storia sarà lo stagno e il personaggio protagonista di questa storia sarà Napoleone. Tra l'altro io avevo letto tempo fa anni fa un famoso libro, no, che si chiama I bottoni di Napoleone e la storia che hai raccontato tu, nel libro nel tuo libro, si rifà anche, no, a in un certo senso a quella vicenda. Immagino che tu l'abbia letto quel libro, insomma era Sì, uno dei sì, tuoi sì. No, libri ma più infatti famosi. parlavo proprio della vicenda perché, vabbè, lo stagno è un metallo molto particolare, uno dei metalli che l'umanità conosce più o meno da sempre, insieme all'oro, allo zinco, all'argento, al rame e quant'altro. Quindi sono tra i metalli che non hanno un vero e proprio scopritore, proprio perché l'umanità in diverse parti del mondo ha imparato a sfruttarli, si può dire da sempre, con tra tante virgolette, insomma. Quindi, vabbè, lo stagno ha una particolarità, cioè che esiste in 2 forme. La forma metallica lucida fino più o meno a una certa temperatura, deve essere intorno ehm, meno 13 gradi, qualcosa del genere, e poi sotto una certa temperatura diventa polvere, friabile, cioè cambia proprio la sua struttura metallica. Mh-mh. E i bottoni di Napoleone il titolo si basa proprio su questo fatto qui, che dice: "Durante la campagna di Russia
i bottoni dei soldati si sbriciolavano perché quell'anno in Russia fu molto freddo, tanto che si arrivò sotto -20, lo stagno si sbriciolava e questi soldati perdevano di fatto le giacche, restavano con le giacche aperte, è stato un disastro anche per quello. Poi, vabbè, questo ovviamente è un artificio retorico, non è andata veramente così. Io ho smontato un po' questa ho fatto l'ho smontato un po' questa No, ma storia. infatti io guarda, ho fatto non a caso il paragone proprio con quel libro, proprio perché, effettivamente tu hai un pochino, no, smontato questa storia, cioè in realtà un pochino non reggeva, ecco, sinceramente. Sì, diciamo che dare la colpa a qualcosa di inanimato come un elemento Mh. chimico è un po' diverso cioè ne so, è come dare la colpa a qualcun altro, a qualcos'altro che è inanimato e quindi è colpa è stata colpa dello stagno, non si poteva fare nulla. Ehm, no niente, sono andata a cercarmi un po' le uniformi di epoca napoleonica e a Mh, vedere che i bottoni non erano davvero fatti di stagno. Non ho trovato nessuna cronaca dell'epoca che parlava di questa cosa. Poi ho visto che di recente hanno trovato, nell'attuale Estonia, una fossa comune di epoca napoleonica e anche lì avevano le giubbe proprio mh, intere e i bottoni erano di ottone, non erano mh, di stagno. Poi io ho fatto un ulteriore esperimento, cioè ho messo lo stagno in freezer, mh. che lì sta a -19 gradi, e per vedere se effettivamente si sbriciolava. L'ho tenuto per più o meno 1 anno cioè si è un pochino gonfiato, ma non cioè i tempi diciamo che non erano coerenti con quello della campagna di Russia. Dovevano chiudere meglio allora, visto se si erano anche gonfiati. Ehm, vabbè, poi tante altre cose che dal punto di vista storico non tornavano, quindi diciamo classifichiamolo come, boh, leggenda metropolitana, artificio Sì. letterario. Il Ma titolo se è no se no bello. se non ricordo male, no, l'autore di quel libro, anche lui mi pare lasciò un po' il vago, il dubbio, no, scrisse probabilmente o qualcosa del genere, se non Sì, sì, ricordo male, sì, perché l'ho ovviamente letto. non lo diceva come notizia certa. Mh, okay, quindi alla fine ci sta. E comunque volevo evidenziare, cioè guardate che caspita di lavoro che ha fatto, cioè nel senso se per ogni storia che sono 118 è andata a fare tutte queste ricerche, cioè veramente è incredibile, cioè veramente brava, cioè complimenti. Grazie. Eh beh, poi vabbè, lo stagno in realtà è vero che si sbriciola a quelle temperature, ma deve restarci per davvero tanto tempo. E una cosa che succedeva, nei paesi molto freddi era che le canne dell'organo che erano fatte di stagno proprio saltavano, si Mh, sbriciolavano, però succede dopo un lungo periodo di tempo. Quindi è vera diciamo il fatto di per sé, non è vero applicarla alla campagna di Russia. mh. Anche perché per tanto tempo intendi cioè forse anche Anni proprio, sì, sì, deve stare anni? per anni o comunque ti dico io l'ho lasciato in freezer per 1 anno e Mh. non mi si è polverizzato. Poi vabbè, più lo stagno è puro, meno si ha questo effetto. Mh. Quindi Okay. Va bene, allora procediamo con questo nostro viaggio negli elementi della tavola periodica, perché, adesso andiamo a conoscere il torio che mh-mh. insomma, io, finché parliamo di stagno, di oro, mi va anche bene, capito, già il torio comincio a a non definirlo bene come elemento. E andiamo a parlare di un curioso caso, no, legato appunto a questo elemento della tavola periodica. Intanto il torio che tipo di elemento è? Cioè Il torio è un metallo che si chiama attinoide perché fa parte della famiglia degli attinidi ed è radioattivo. mh, Ed è stato scoperto, nei primi decenni del 1800 da praticamente un sacerdote e mineralogista amatoriale che di fatto ha scoperto questo nuovo elemento quasi per caso. Era norvegese, ma non mi ricordo assolutamente il nome.
che ha deciso di chiamarlo torio appunto dal nome del dio Thor, quello del tuono Ah. insomma. E la Ehm storia che Sì, il torio, è molto abbondante, soprattutto in alcune sabbie di alcune zone, e veniva utilizzato inizialmente come fonte di luce in quelle che si chiamano reticelle Heuer, che sono, uhm, le prime lampade, quelle che anche in alcune lampade da campeggio, tra virgolette, "moderne", cioè quelle degli anni '80, fai, '70, '80, si sì. utilizzavano queste reticelle Heuer, sono queste reticelline, imbevute di cioè imbevute non è la parola corretta, però Mh. ricoperte di questo metallo che poi bruciano insomma, Mh-mh. fanno luce. Però Ehm tu hai raccontato una storia dove il protagonista è il dentifricio però, insomma. Sì. Sì, beh, l'ho presa un po' larga, perché quello che ha scoperto il signor Heuer, che ha scoperto di poterlo impiegare nell'illuminazione, beh, ha fatto veramente un sacco di soldi, perché lui vendeva una cosa tipo 13 milioni di lampade l'anno Mh. a inizio '900, e lui si è letteralmente comprato un castello e si è fatto un laboratorio segreto all'interno di questo castello, per dirti di quanti soldi ha fatto da questa sua invenzione. E successivamente qualcuno ha pensato di utilizzarlo nei dentifrici. Perché? Mh. Perché in questa sabbia era un po' abrasiva, hanno detto: "Ma sì, è radioattivo, quindi di sicuro sbiancherà i denti." Come lo xilitolo insomma. Tipo. Che cosa è successo? Che ad un certo punto durante la questo è andato avanti per tutto il buona parte del '900, ad un certo punto durante la seconda guerra mondiale, gli americani, gli alleati stavano appunto iniziando il programma nucleare e hanno visto un enorme movimento di materiale radioattivo che era questo torio. Pare che appunto dalla Germania, cioè dalla Francia scusa, avessero portato un sacco di materiale radioattivo in Germania. Mh. E quindi hanno detto: "Okay, stanno facendo la bomba anche loro." In realtà no, era questo torio che doveva entrare nei Fare i dentifrici. dentifrici. I tedeschi hanno detto: "Ma sì, prima o poi la guerra finirà", perché lo utilizzavano soprattutto per lampade, cose per i soldati, quindi cose per l'esercito. Hanno detto: "Prima o poi finirà, noi intanto ci portiamo avanti per quando sarà finita la guerra e lo faremo diventare una materia prima per cosmetici e quant'altro, perché, appunto in tempo di pace non potremo più vendere tutto questo materiale bellico e quindi ci portiamo avanti, lo utilizziamo nei cosmetici." C'erano appunto questi dentifrici, ma c'erano anche un sacco di tonici, saponette che si chiamavano la marca era Toradia, perché era torio e radio. E all'epoca Ah. c'era proprio questa, diciamo, malattia quasi per le cose radioattive, Mh. perché si credeva fossero appunto un toccasana, che facessero crescere molto più i capelli, che facessero dessero vigore, virilità e quant'altro, quindi erano molto apprezzati. Ma poi come è finita poi questa storia, no, cioè quando dopo quanto tempo si sono accorti che effettivamente era dannoso, insomma, come cioè sono andati Beh, avanti per un bel po'. sì, poi, diciamo che c'erano già degli studi che dicevano che non facessero benissimo queste cose radioattive, ma c'era un po' la convinzione, che non è proprio del tutto errata, che una piccolissima dose di sostanze radioattive potrebbe essere benefica, che è il Mh. principio che sta dietro ad alcune terme che sono radioattive di fatto, tipo mi viene in mente quelle di Merano, Mh. vantano quest'acqua con una basso livello di radioattività, che dicono che sia, diciamo, salutare. Mh. E a proposito di cosmetici, cioè tu, ultimamente stai anche facendo o hai fatto un podcast insieme a Daniela, se non sbaglio, no, di La storia per Ted sui cosmetici, sulle curiosità sui cosmetici, se non sbaglio. Non so, adesso Sì, brevemente abbiamo se ne vuoi parlato. parlare e poi procediamo con
Sì, si chiama Bellezza senza tempo e abbiamo parlato, di intanto quali erano i canoni di bellezza per le diverse epoche storiche, che sono molto mutevoli, insomma, a seconda dell'anno che si prende in considerazione o il paese che si prende in considerazione, e dei rimedi pazzi, diciamo, per arrivare ad aderire a questi standard. Mh. Beh, però insomma vi consiglio di seguirlo perché è davvero curioso anche questo il podcast riguardo ai cosmetici, perché hanno raccontato lei e Daniela, che saluto insomma perché, anche lei è una divulgatrice di curiosità della storia, hanno appunto creato questo podcast dove raccontano veramente tutte queste curiosità sul mondo dei cosmetici, quindi vi consiglio veramente di seguirle. Però Sì, già che parliamo sì, scusami, dimmi. sì, stavo per rispondere anch'io al commento di Arianna. Ah, infatti, Sì. Arianna ci fatto 'sto commento a proposito di cosmetici, no, dice: "Ma ho letto che in epoca vittoriana alle donne le donne si truccavano con il piombo." È una fake news Ma o molto prima dell'epoca vittoriana, in realtà è una cosa che andava già da epoca greca-romana. C'era questo bianco piombo, si chiamava, che si otteneva in modo un po' schifoso, cioè si mh, prendeva queste strisce di piombo, si metteva in un vaso chiuso e si lasciava lì a fermentare con escrementi aceto. mh, E questo piombo e questo metallo si ricopriva di una patina bianca che era un colore fantastico perché era molto coprente e veniva utilizzato sia per pitturare i muri, insomma, che per pitturare il viso, perché andava di moda avere un viso molto pallido, molto bianco, e pur di arrivare a questo standard si era disposti a pitturarsi con il piombo, nonostante si sapesse, si fosse a conoscenza già in epoca romana che il piombo non fosse un toccasana, ecco. mh. Nonostante facessero comunque i tubi, quelli degli acquedotti dell'acqua in piombo i romani, no, anche, quindi Sì, però già architetti dell'epoca dicevano: "Non fa secondo me non fa tanto bene perché vedo che i lavoratori che mettono giù questi tubi non stanno tanto bene". Un po' pallidi. Va bene. Allora, andiamo avanti con un altro elemento della tavola periodica. Adesso i prossimi 2, così come il torio, anche per me è un mezzo arabo, perché, adesso parliamo del cadmio. Entra in gioco anche un grande artista che è Van Gogh, che è collegato a questo elemento della tavola periodica, però, intanto vorrei intanto capire, no, da te il cadmio che tipo di elemento è, e poi cosa c'entra Van Gogh col cadmio. Vabbè, il cadmio è un metallo, molto simile allo zinco, ma diciamo è un po' ha di qualche problema perché, diciamo che ha una tossicità non abbastanza rilevante insomma. Deriva dalla parola greca che significa tipo cioè cadmia, significa scaglia di laminazione, per dirti un Mh. nome molto romantico, ed è stato scoperto nel 1800, inizio '800 in Germania. I cadmio e i suoi composti sono molto tossici, ma è stato utilizzato, come un medicinale per a lungo, come quasi tutti i veleni più o meno. Vengono in mente, venivano utilizzati per curare le giunture ingrossate, qualsiasi cosa voglia dire, e i geloni. Mh. Veniva molto impiegato in medicina, nonostante tutti i suoi composti fossero tossici. Ad un certo punto, un'esposizione, cronica, quindi ripetuta nel tempo, al cadmio fa davvero tantissimi danni e in Giappone c'è stato un caso di un'intossicazione di cadmio che ha, veramente, devastato dei villaggi di pescatori che, erano vicino a dove si coltivava il riso e un'azienda chimica scaricava il cadmio lì. Quindi, c'era questa malattia che si chiamava Itai Itai, che significa ai ai, per il dolore che faceva nelle persone, che, ti entra nelle ossa e te le sbriciola. Mh. Quindi è una cosa che viene la nausea a pensarci.
E il cadmio, si è scoperto poi, dare dei colori molto belli, molto vividi, molto Mh. soprattutto quello che veniva chiamato giallo cadmio, Mh. che è stato Mh. usato da Van Gogh finché poi non è stato sostituito dal giallo cromo, che è un cromato di piombo, ed è, quello che poi è diventato il giallo Van Gogh, insomma, quello dei girasoli per Ah, okay, intenderci. infatti stavo per chiederti, i girasoli so fatti col cadmio o Sono con il cromo, sì. Mh. Diciamo che il cadmio, per alcune cose era più brillante perché il giallo cromo ha un problema che hanno tuttora i dipinti di Van Gogh, cioè che, tende a scurirsi. Mh. È un colore molto instabile e quindi tende a diventare marroncino. Infatti non so se hai visto i girasoli, Sì, ehm, che sono diventati marroncini, non sono più sì. molto gialli. Tu devi immaginarteli quando sono stati dipinti invece erano un giallo molto vivo. Mh. Però ha, manifestato questi problemi abbastanza in fretta, insomma, tanto che aveva questa scarsa stabilità sia chimica che fotochimica, quindi la luce Mh. banalmente la luce lo rovinava in questo modo. E quindi, avevo visto tempo fa che c'era questo sito che praticamente ti diceva: "Questo dipinto dovrebbe essere così, con questi colori così. Noi oggi l'abbiamo sempre visto così, ma sappi che in origine era così." Mh. Che era molto interessante perché alcuni colori sono completamente diversi. Ma che tu sappia Van Gogh ha avuto dei problemi anche fisici utilizzando poi il cadmio in almeno inizialmente o cioè, perché Ma, come è cambiato sì. poi? C'è chi ipotizza perché lui era abbastanza ossessionato dal colore giallo soprattutto, tanto che lo mangiava, mangiava il colore dai tubetti. E quindi, qualcuno ha ipotizzato che molte, sia turbe psicologiche che anche malattie di altri pittori come Goya, quant'altro, dipendessero dall'utilizzo di colori tossici. Mh. O anche malattie della pelle, cose tipo eritemi e quant'altro, di cui magari soffrivano altri pittori tipo Klee, aveva tutti questi sfoghi che a quanto pare dipendeva dal colore che utilizzava, perché finché il colore non era venduto in tubetto e tu compravi il tubetto, te lo dovevi fare con le polveri, respirando. Certo, Insomma, fare il pittore o il tintore non era mai niente di di salutare. facile. Mh. Va bene, allora andiamo ad un altro, elemento che è il taglio. E qui, cioè, non ho idea assolutamente anche in questo caso di che elemento sia, e adesso magari ce lo dirai, però il protagonista questa volta di questa storia è Fidel Castro. E cosa c'entra il taglio con Fidel Castro? Allora, il taglio è uno dei veleni per eccellenza, paragonabile all'arsenico, meno famoso, Mh, diciamo, però come, diciamo, letalità è molto simile. È stato scoperto da 2 chimici, uno francese e uno inglese, quindi c'erano William Crookes e, Claude Auguste Lamy, che hanno fatto litigate furibonde per decidere chi l'avesse scoperto prima. L'avevano scoperto in contemporanea, uno da una parte e uno dall'altra della Manica, e ad un certo punto solo uno dei 2 era stato invitato ad esporre la sua scoperta a una delle varie fiere che si facevano annuali con tutte le scoperte, più importanti. E questi si erano messi veramente a litigare via lettera, poi William Crookes aveva una rivista, quindi aveva ovviamente infamato quell'altro mh, in tutti i modi possibili, ed era stato chiamato Taglio dal francese, se non sbaglio. No scusa, dall'inglese, ed era stato chiamato Taglio perché deriva dal greco tsallos, che è tipo germoglio, perché, diciamo che brucia con fiamma verde, per farla breve. mh. Quindi ha questa colore verde molto intenso che sembrava proprio un germoglio a primavera. Quindi i chimici sono anche romantici. E Fidel Il Castro?
Il taglio è appunto un veleno piuttosto, cioè diciamo, popolare come arma del delitto, del delitto perfetto. E si dice, adesso io ho trovato tantissime cose che dicono si dice, quindi non ho trovato niente di ufficiale, che la CIA abbia deciso di utilizzarlo per avvelenare Fidel Castro. Mh. Perché? Perché il taglio ha questa particolarità: prima di ucciderti ti, fa perdere tutti i peli, i capelli e quant'altro, e la barba ovviamente. Mh. Quindi quello che volevano fare era proprio cancellare la sua barba, il suo simbolo, Volevano proprio scopennare Fidel Castro praticamente. sì. E la cosa era: okay, siccome il taglio, è una polvere bianca molto sottile, lo camuffiamo da borotalco e glielo mettiamo nei calzini. Mh. Questo era il piano geniale. Poi se ne sono accorti immagino, no, cioè No, poi come pare non sia mai non hanno partita mai questa cosa, no. Però c'è un'altra storia, più recente riguardo a questo, cioè nel 2006 c'erano stati un gruppo di soldati russi che erano andati in questa vecchia base semi abbandonata e avevano trovato diverse cose, tra cui una scatola di latta con dentro una polvere bianca. no. E quindi hanno detto: "Ma sì, usiamola come talco, sniffiamola come se fosse polvere bianca di altra natura e Mh-mh. quant'altro", l'avevano messa nella sigaretta e tutto il resto, e poi hanno iniziato a stare malissimo, a perdere i capelli, Eh. e si è scoperto che tutti questi 20 persone si erano divertite con il taglio. Quindi Quindi si è alla fine dei scoperto conti l'hanno trovato però in sì. qualche modo. Sì, no, questi hanno iniziato a perdere i capelli, i peli, i Eh. sopracciglia, stare malissimo e tutto il resto. E la cosa curiosa è che un antidoto al taglio è il blu di Prussia. Mh. E quindi tenetevi sempre un un po' di blu di Prussia in Eh, casa se pensate c'è che già qualcuno abbia l'ambulanza che sta arrivando, vedi che si è sentita in sottofondo. sì, no, io abito vicino all'ospedale, quindi Ti preoccupare. Quindi il blu di Prussia assolutamente nelle case, non mai più senza. Allora, guarda, io ti giro questa domanda che ha fatto Arianna: se c'è un elemento che è entrato nelle pietanze che era pure buono, cioè nel senso immagino che magari anche mi viene da pensare anche elementi tossici che magari avevano anche un buon sapore, che forse poi dopo si so' accorti che insomma il piombo veniva utilizzato, un sale di piombo veniva utilizzato come dolcificante perché era molto dolce, e lo usavano i romani per addolcire il vino, per evitare che mh, fosse acido, e si chiamava zucchero di Saturno perché, i metalli antichi son sempre associati a un pianeta, a una divinità e a una parte del corpo. Quindi il piombo era associato a Saturno ed è il motivo per cui l'avvelenamento da piombo si chiama saturnismo. mh. Ecco, quindi anche una bella curiosità perché a volte tante parole, vedete, sono comunque collegate a degli aneddoti o a, insomma, certe circostanze. Allora, io direi che la nostra carrellata di elementi chimici l'abbiamo esaurita, no, però vorrei, visto che abbiamo parlato comunque dei cosmetici e, e anche del vostro podcast, del tuo podcast, se, puoi, se vuoi, lasciarci una curiosità magari con su un cosmetico, su magari sul dentifricio ne abbiamo già parlato, no, prima. Però avete raccontato tante storie riguardo appunto ai cosmetici. Siccome questa sera vedo che c'è una buona percentuale di donne che ci sta seguendo, quindi magari qualcuna di loro forse è anche curiosa, no, di sapere qualche curiosità. La prima che ti viene in mente, non so, non abbiamo pattuita per cui Che, beh, si usava, abbiamo visto, come "fondotinta" tra virgolette, il bianco di piombo, che si Mh, chiamava anche cerussa, poi la famosa cerussa veneziana in epoca rinascimentale, ma sbiancava troppo, cioè va bene essere bianche, ma dovevi avere le guance rosate e le labbra rosse. E quindi cosa si utilizzava per tingere di rosso? Il mercurio. Quindi ah. c'era questo sale di mercurio che si chiama cinabro,
che era questo rosso abbastanza bello, diciamo, da vedere, molto, molto rosso fuoco, che veniva utilizzato per le labbra e per le guance, quindi truccarsi era piuttosto rischioso una volta. Direi. Ti chiedono anche se oggi c'è un elemento che usiamo e non conosciamo e che ci sta intossicando. A parte l'Eternit che poi abbiamo visto che Però quello non è un elemento. sì, lo so, è una Andiamo su elementi, beh, allora no, che non conosciamo no, li conosciamo più o meno tutti, però, mi viene in mente il radon, ad esempio, che è un gas radioattivo che si trova in diverse zone e ci sono delle case che magari, soprattutto nelle cantine, nei posti chiusi, questo gas può accumularsi e avere delle concentrazioni piuttosto pericolose. Ehm, Appunto pochi forse sanno che c'è questo rischio, che, sono delle valutazioni che si devono fare nel momento in cui uno deve costruire la casa in un determinato punto, dove magari ci sono rocce che sono più ricche di radon. mh, Ehm, e anche che qui, che si ci trova nei materiali di costruzione il radon o no, proprio nel terreno, insomma, nelle mh, rocce nel terreno. Quindi è questo gas che soprattutto se uno fa una cantina chiusa, arieggia mai e quant'altro, può magari accumularsi in quantità più pericolose. mh. Io mi ricordo che quando ero più piccolino, per esempio parlavano, no, dei neon: "Attento a non rompere il neon che si sprigiona il gas e muori." Cioè, ti vedevo 'sta paura dei neon che quando giocavi a pallone rischiavi cioè, nel senso avevi la paura quando la palla s'alzava che beccava il neon che però non lo so, cioè immagino che sia una bufala, ecco. Beh, Però c'è tutto il neon e diversi altri gas di quel tipo sono, cioè più che essere loro ad essere direttamente pericolosi, perché comunque vengono c'è una finiscono nelle quantità minima comunque. quantità è bassa. Più che altro magari che, in alcune lampadine ci sono dei me c'erano, soprattutto una volta c'era mercurio, c'erano degli elementi poco simpatici in questo verso, un po' più pericolosi in questo verso. Però insomma hanno traumatizzato un'infanzia, ve lo dico, soprattutto a mia mamma. Un altro aspetto riguardo agli elementi, per esempio che parlavi prima del mercurio, cioè, ad esempio i termometri, quelli che erano a mercurio una volta, che poi sono stati tutti sostituiti, no, con altri materiali, con altri elementi. Cioè, effettivamente quella poca quantità di mercurio può che c'è in un termometro, quei di una volta insomma, poteva davvero creare dei problemi o è stato un Ma eccesso di zelo a voler sostituirli? no, no, hanno fatto bene. Adesso è sostituito con una lega di gallio, indio e stagno, che si chiama Mh, Galistan, che ha la capacità di essere liquido più o meno alle stesse temperature del mercurio e quindi viene sfruttato allo stesso modo. Il problema del mercurio è che si accumula, mh, quindi se tu una piccola quantità la arrivi ad ingerirla o quant'altro, tende ad accumularsi. Poi è più pericoloso quando è gassoso, quindi, tu immagina che il metallo non se ne sta lì buono buono, ma continua ad evaporare, a buttare fuori, mh. ad evaporare appunto. E se tu te lo respiri non è un granché. E poi appunto si dice che, bioaccumula ed è il problema per cui suggeriscono di non mangiare troppi pesci grandi, perché, Mh. diciamo i pesci piccoli hanno poco mercurio, un salmone si mangia tanti pesci piccoli, quindi accumula tanto mercurio e tu ti mangi il salmone spesso, o pesci grossi, hai delle quantità di mercurio che iniziano a non essere più trascurabili. Ma, pure questa cosa qua, no, cioè il mercurio nel pesce, cioè effettivamente, cioè, ne hanno così tanto, cioè Beh, abbastanza da dare problemi ad un bambino piccolo, ovviamente se mangiato in grandi quantità, cioè se uno tutti i giorni si mangia il salmone. Non succede niente se, un paio di volte a settimana ti mangi o il tonno o il salmone, però non deve essere un'abitudine. mh. Volevo cioè andare verso la fine di questa live, no,
Con una curiosità, io non sono riuscito a leggerlo tutto sinceramente il tuo libro, però, spesso gli elementi chimici molti elementi chimici erano legati, a storie, no, del passato, come, come, cioè relative all'alchimia. Non so se tu hai raccontato qualcuno perché tu hai poi comunque nominato Newton nella prima storia che abbiamo raccontato e lui era comunque anche lui un alchimista, no, cioè almeno così si dice. Poi, cioè sicuramente tanti elementi chimici erano forse alla base, tra cui anche il mercurio, no, Sì. erano Beh utilizzati forse da tanti alchimisti. intanto, vabbè, l'oro era, considerata la sostanza cioè il metallo più nobile, più puro, quello a cui si doveva aspirare, e sia diciamo, come oro metallo, sia simbolicamente. Diciamo Mh, che l'alchimia lavora su 2 livelli, non erano questi cialtroni che provavano a arricchirsi, mh, Ehm, poi vabbè lo zolfo anche era importante, il non è un elemento però il sale erano tra diciamo quelli che formavano secondo gli alchimisti, tutta la materia, anche qui simbolicamente ovviamente. E poi una cosa che mi viene in mente è la storia del fosforo, che è mh. stato scoperto da Hennig Brand, che era un alchimista di Amburgo, che lui Vedi. stava cercando anche qui la pietra filosofale e in realtà, ha letto questa ricetta che diceva: "Sì, sì, per fare la pietra filosofale scalda tanta urina". E quindi lui ha mandato gli stagisti con il secchiello a raccogliere in tutte le birrerie di Amburgo praticamente tutta l'urina che trovavano. Ne ha presi tipo 5000 litri, li ha Ah però. stoccati in piattino, ha iniziato a scaldare, 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 finché non ha, isolato qualcosa che, brillava al buio. Mh. Continuando a scaldare, cuocere, distillare e quant'altro, ha, ottenuto questa sostanza cerosa, bianca, che brillava al buio. Lui l'ha chiamato fosforo, portatore di luce, Mh. pensando che fosse per forza la pietra filosofale e Mh. per anni, anni, anni è andato avanti a distillare la sua urina, sperando di trovare qualcosa, alla fine no, ha venduto l'idea ad altri, sperando di ricavarci qualcosa, ma, ci ha ricavato solo che qualcuno ha provato a rubargli l'idea e dire: "No, no, l'ho scoperto prima io". Beh E però in insomma realtà effettivamente ha scoperto un nuovo elemento in questo modo. però, vedi quella è un elemento veramente affascinante il fosforo, cioè Sì. bello, brillante così. Quindi cioè, c'è la possibilità comunque di scoprire sempre nuovi elementi o quella è la tavola periodica definitiva o cioè come funziona? No, scoprire nuovi elementi no, ma possiamo sintetizzare i nuovi elementi. Mh, Diciamo che gli elementi in natura arrivano fino a un certo numero e poi, sono molto estreme le condizioni che ci permettono di ottenerli, quindi magari ce li abbiamo qui sulla Terra perché li abbiam fatti in laboratorio, ma altrove nell'universo li puoi trovare solo nelle mega esplosioni di supernove o cose del genere. mh, Quindi, diciamo che, possiamo sintetizzare, possiamo creare nuovi elementi, ma scoprirli no, mh. allo stato attuale delle cose. Pare che, stiano, sintetizzando il numero 120, quindi dovrò aggiungere un capitolo. La prossima Sì. edizione allora. Prossima edizione. Allora, Esther ti chiede, il chimico o la chimica preferito o preferita. Allora, a me piace Robert Bunsen, che è questo chimico che è quello che ha scoperto quello che si chiama becco di Bunsen, che è tipo il fornetto che usiamo noi chimici in laboratorio. Mh, E lui era una personalità abbastanza eccentrica, ma di lui mi piace che era fuori da tutte le polemiche accademiche, mh, perché a livello di scienziati c'erano davvero tantissimi litigi che andavano avanti per trentenni e quant'altro.
e lui si teneva fuori da queste cose e preferiva fare i suoi esperimenti per conto suo in laboratorio senza che gli rompessero troppo le scatole. Poi, vabbè, era molto stimato dai suoi studenti che lo adoravano e che avevano raccolto tutti i suoi gli aneddoti, le cose divertenti che diceva in classe, quindi sembra fosse una personalità molto, molto simpatica, molto spigliato. E appunto stava fuori dalle polemiche sterili accademiche che andavano molto in voga nell'Ottocento. Ehm, Mi viene però da chiederti, no, se nel tuo percorso accademico, no, studiando chimica all'università, hai mai trovato qualcuno, qualche professore tipo lui che magari ti ha appassionato anche a questo aspetto della chimica, cioè sulle curiosità, su magari retroscena che ci possono essere dietro, no, tante storie dove la chimica effettivamente è la protagonista. Oppure se Sì, erano no, ho avuto dei professori che comunque inserivano magari l'aneddoto curioso o utilizzavano questo, diciamo, artificio per introdurre una scoperta mh. che poi noi dovevamo studiare a memoria, così. E quindi lo rendeva un po' più tollerabile. Però molto raramente, che è il motivo per cui io ho deciso di impostare così il modo in cui faccio divulgazione, di, Mh. andare a scavare quello che c'è dietro, la storia delle persone che hanno fatto la scoperta, togliendo un po' il velo mistico del genio che fa la grande, enorme scoperta ed è sopraelevato rispetto al resto della gretta umanità. E No, anche quindi perché tante volte appunto tante scoperte son venute fuori per caso, no, a volte con degli errori, magari clamorosi, no, magari si cercava di fare altro e poi si è scoperto, qualcos'altro ancora. sì, O esatto. Ma poi vabbè, dobbiamo un po' togliere secondo me il velo non so neanche come dirlo, di autorità che hanno certi scienziati che sembra che, okay, hanno fatto enormi, gigantesche scoperte, ma magari moralmente o dal punto di vista umano non erano questo granché. Quindi va bene celebrare la scoperta, ma cerchiamo di riportarli un po' al loro lato uman. Un po' a terra. Va bene, mi verrebbe da chiederti una scoperta così, magari la scoperta di un elemento chimico così per sbaglio, a parte il fluoro che ci hai detto prima, no, che comunque è affascinante, cioè nel senso che, cercava qualcos'altro, per esempio il chimico che ci hai raccontato prima, però alla fine ha scoperto il fluoro. Il fosforo. Ehm il fosforo, scusami. Boh, non lo so se ti viene in mente qualche storia di clamorosi errori, che hanno Ce ne poi sono portato alla tante, vabbè di elementi, non mi viene in mente niente di particolare, ma ho fatto un altro podcast con Rizzoli che si chiama "Per caso le scoperte della chimica", mh. e lì ci sono tutte, una raccolta di scoperte casuali di persone che stavano cercando una cosa e hanno ottenuto tutt'altro. Tipo, mi vengono in mente tanti dolcificanti che abbiamo. C'era la saccarina che era questo derivato dal catrame e Mh. questo qui semplicemente non aveva voglia di lavarsi le mani, aveva fame, ha mangiato, con le mani sporche di catrame praticamente, e di fatto ha scoperto un dolcificante in questo modo, perché poi si è detto: "Oh mio Dio, ho mangiato qualcosa che era in laboratorio". E cosa fa una persona sana di mente? Magari si lava le mani, smette di mangiare? No, lui è andato ad assaggiare tutto quello che stava testando in quella giornata. È forte. Dai, ti faccio l'ultima domanda che ti fanno qui dal pubblico. Se c'è Facile. eh? Facile, Facile? facile. Ma se c'è un elemento che ha cambiato il corso della storia, magari mi viene in mente, che ne so, qualche gas, sai, anche magari con A me l'epoca viene in con la mente rivoluzione tanto industriale. Eh? Mi viene in mente il silicio perché, Mh. ci ha fatto fare un salto culturale più volte nella storia dell'umanità, tipo pensa alla selce che ci ha fatto scoprire il fuoco. Mh. E poi il silicio, vabbè, oltre a essere parte del vetro e quant'altro, ci ha permesso di inventare i microchip che hanno fatto fare un salto tecnologico non indifferente.
Quindi, io direi silicio, se devo sceglierne uno. Vai. Okay, approvo la scelta. Anche perché, ti ripeto, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, cioè si parlava di terre rare, che poi è anche un po' il motivo, no, di quello dell'attualità, ecco. Mh. Ehm, Però ho parlato con, diciamo, degli esperti di economia più che altro. Però magari non so se tu ti sei fatta un'idea, sicuramente sì, se hai un tuo parere riguardo a questo tema delle terre rare, di cui si parla tanto, no, sono effettivamente utili o cioè, la loro dove sono concentrate maggiormente, i vari le varie dinamiche che scatenano poi, no, Le terre rare sono fondamentali se vogliamo fare una transizione ecologica perché, vanno ad essere componenti di diverse tecnologie tipo appunto turbine eoliche, pannelli solari, batterie e quant'altro, quindi sono indispensabili. mh, Il problema delle terre rare è che, sono per lo più in luoghi, lontani dalla civiltà. mh. Tipo adesso a largo del Giappone hanno scoperto sotto il mare che c'è un'enorme riserva di terre rare e stanno litigando giapponesi e quant'altro per accaparrarsi questa cosa e a quanto pare lo stato più vicino è il Giappone che è a 6.000 chilometri, per dirti un po' dove si trova queste terre rare. Poi Mamma vabbè, ci sono vari altri giacimenti, Ucraina tipo. Mh. Sì, diciamo che in Europa forse quella è la zona, diciamo, un po' più ricca, no, Sì, perché l'Europa è proprio scarsa. la Cina è molto ricca. Mh. Va bene. Allora io, ricordo a tutti voi nuovamente il libro di Eva che appunto Storie periodiche, che trovate in libreria, ma volendo lo trovate anche nel link qui sotto, in descrizione a questo video, per cui se adesso appena finiamo la live potete darci un'occhiata, è veramente un libro godibile, fatto di storie anche brevi, insomma, nel senso che si legge veramente, anche casualmente. Aprite una pagina a caso, vi passate la serata leggendo qualche curiosità, ecco, andando a pescare un elemento chimico a caso. È davvero molto bello, anche da regalare, per cui magari pensateci per un futuro regalo. E ovviamente, un bel regalo che fate a voi stessi, perché come avete sentito questa sera, le storie raccontate nel libro di Eva sono davvero, molto curiose, molto avvincenti, ecco. Quindi consigliatissimo, e io ringrazio davvero tanto Eva per essere stata qui stasera insieme a noi e averci Grazie per allietato l'invito. con le sue storie di chimica e di storia naturalmente. E niente, io ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito. Ovviamente, lo ripeto per coloro che si sono collegati tardi, questa live la potete rivedere sul canale YouTube di Racconti di Storia, quindi ovviamente se già che ci siete volete anche iscrivervi, lì poi trovate tutte le vecchie live fatte insieme a tanti storici, abbiamo parlato veramente di tantissimi argomenti, dateci un'occhiata. Vabbè, ti dicono che Newton batte tutti. Anche secondo me. Ecco, vedi? Vabbè, Arianna ti ringrazia anche. Mi ricordo il canale di Eva, si chiama Chimica in pillole, la trovate su Instagram e YouTube, basta, vero YouTube. Eva? Sì, Esatto. TikTok, ma non è molto non è il mio spazio. Okay, sì, su Instagram la trovate veramente con tanti contenuti, anche su YouTube, e ovviamente ci sono anche tutti i podcast che avete sentito, stasera, che abbiamo ricordato, ecco, che son davvero molto belli, molto interessanti. Ringraziamo anche Esther, ringraziamo Antonio, grazie veramente a tutti per averci seguito. Se vi va lasciateci un like e ovviamente, iscrivetevi al canale e riguardatevi questa bellissima live, se ve la siete persa, e tutte le altre. E ovviamente seguite Eva sui suoi canali, che è veramente brava. Grazie mille. Grazie a tutti, buonanotte, ci vediamo lunedì prossimo, sempre alle ore 21. Un bacio. Ciao. Ciao.